Ciao, hai calcolato la resistenza perfetta per il tuo circuito ma ora ne hai una manciata sul tavolo e non sai quale scegliere? Bene, oggi impariamo a leggere questi codici a colori per non sbagliare mai componente. A proposito, se non sai come calcolare la resistenza, nel video precedente ho spiegato come applicare la legge di Ohm per scegliere la resistenza adatta. Ma adesso torniamo ai colori. Come vedete una resistenza non ha scritto alcun numero su di essa, ma usa delle bande colorate. Quelle più comuni ne usano 4 o 5 per indicare il proprio valore in ohm. In questo caso 5 bande colorate. I primi 3 colori da sinistra a destra vanno considerati come centinaia, decine e unità, quindi prendendo questa resistenza vediamo la prima banda che è gialla, quindi 4, la seconda viola, quindi 7, la terza nera, quindi 0. Mettendo insieme le cifre otteniamo 470. La quarta banda è un moltiplicatore. I numeri che abbiamo visto per le prime 3 bande vanno considerati come potenza di 10. La quarta banda è arancione, quindi 10 alla terza, che è uguale a 1000. Quindi 470.000 ohm, o per semplicità 470 kOhm. Infine l'ultima banda colorata indica la tolleranza. La tolleranza in questo caso è il margine di errore della resistenza rispetto al valore dichiarato. Con una banda marrone abbiamo una tolleranza dell'1%. Significa che questa resistenza non è necessariamente di 470.000 ohm, ma potrebbe oscillare di un valore di 4.700 ohm in più o in meno rispetto a quello dichiarato. Se invece vi ritrovate con una resistenza a 4 bande colorate, il procedimento è lo stesso, ma avrete solo 2 cifre significative anziché 3. Seguite subito dal moltiplicatore e dalla tolleranza. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo domenica per il prossimo video dedicato all'hardware fai da te. Vedremo come usare una scheda Arduino per impostare la luminosità di un LED. Vi auguro una buona giornata e alla prossima!